L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale è un ente pubblico che tratta di pianificazione dei temi di difesa del suolo, risanamento idrogeologico, tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. Queste funzioni sono espletate nella scala territoriale del distretto dell'Appennino Centrale, costituito da un territorio di circa 40.000 km². Capiamo bene che la vastità del territorio, le peculiarità, portano delle specificità di cui è necessario tenere in considerazione quando andiamo a pianificare gli utilizzi del territorio stesso. Infatti, la finalità principale del nostro ente è proprio quello di definire le regole, gli sviluppi futuri che possono essere fatti delle risorse territoriali e delle risorse ambientali. Tante tematiche caratterizzano il lavoro dell'Autorità di Bacino. Tra le più attuali c'è il tema della siccità, il tema delle alluvioni, il tema del dissesto idrogeologico. In un certo senso l'Autorità di Bacino segue il ciclo dell'acqua nel suo insieme e nelle sue interazioni col suolo, con le risorse disponibili, con le peculiarità ambientali dei bacini idrografici e dei territori, cercando di coniugare lo sviluppo territoriale e socio-economico atteso dalle comunità con preservare le caratteristiche ambientali e la risorsa dei corpi idrici stessi. Per fare questo lavoro e per conseguire queste finalità, uno strumento fondamentale da sempre utilizzato dalle autorità di bacino è costituito dai sistemi informativi geografici. Per noi questo è una specie di strumento di lettura del territorio, in qualche modo un paio di occhiali che ci mettiamo per poter vedere meglio le realtà territoriali che abbiamo da gestire e che abbiamo da organizzare. Infatti è proprio l'organizzazione dei dati, la loro interrelazione con altri sistemi di conoscenze, con degli studi presenti portati avanti da altri enti che costituisce un valore aggiunto da mettere a sistema nell'ottica di uno sviluppo sempre più lungimirante della nostra realtà territoriale. Per questo un cardine e anche una frontiera futura di sviluppo è rappresentata dall'interconnessione delle banche dati, dall'interoperabilità, dalla digitalizzazione dei processi tecnico e amministrativi. Le tecnologie ESRI per noi consentono di andare verso questo sviluppo futuro, verso queste interconnessioni anche in relazione ad altri attori tecnico-professionali presenti sul territorio, quali quelli che sviluppano tecnologie BIM, tecnologie di intelligenza artificiale, modellistiche numeriche finalizzate allo studio dei fenomeni di assetto idrogeologico, di dissesto idrogeologico, le soluzioni previste, nonché anche lo sviluppo di modelli previsionali per conoscere, quando possibile in anticipo, l'occorrenza di eventi disastrosi e dannosi. Questo per noi è una frontiera di sviluppo dove ci stiamo già immergendo e dove abbiamo interesse a continuare il nostro percorso per un sviluppo territoriale il più possibile lungimirante e rispettoso delle caratteristiche ambientali dei bacini idrografici.